Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di questo piccolo drone della Holyston nel modello HS440. Un piccolo drone economico che permette a chi vuole avvicinarsi a questo mondo di fare esperienza senza spendere tantissimi soldi. Costa 139 euro attualmente su Amazon e oggi è il 4 ottobre 2022. Possibilmente riuscirò anche a ottenere un codice di sconto per farvelo pagare un poco di meno. Comunque vi lascerò il link e anche una schermata qua alla mia destra. Allora, cosa ha questo drone di particolare? Costa poco, quindi adatto per i principianti, perché se per caso dovesse caderci, dovessimo volare su un albero, dovesse rimanere lì, insomma, è un drone che costando poco ci fa volare in modo spensierato e ci dà anche la possibilità, grazie alla telecamera sulla parte frontale, di fare qualche video, qualche foto. Nulla di eccezionale, anche se effettivamente, a differenza di tanti altri droni, questa piccola telecamerina sulla parte frontale, guardate, è ammortizzata, quindi diciamo contribuisce in parte a migliorare il video, che già di per sé comunque non ha una risoluzione elevatissima, però come piccolo drone per imparare a utilizzarlo, per fare esperienze e poi eventualmente passare a modelli successivi, secondo me è molto valido. Tra l'altro pesa molto meno di 250 grammi, quindi non richiede nemmeno il patentino per poterlo pilotare. Ovviamente va assicurato, ci sono tutte le regole, le leggi che vanno rispettate per poter volare con il drone, ma una volta acquistato, diciamo, si può utilizzare senza problemi dove consentito. Guardate sempre le mappe di D-Flight per essere sicuri dove si possa e non si possa volare. Nella parte posteriore abbiamo l'alloggiamento per la batteria che va rimossa semplicemente sfilando, ne vengono date due in dotazione. Qua abbiamo l'alloggiamento per la memory card e questo è il tastino di accensione. Guardiamo anche il radiocomando, ma vi faccio vedere anche il collegamento. Quindi si accende premendo questo tastino sulla parte bassa, si aprono le impostazioni del nostro wifi, automaticamente riconoscerà la rete wifi generata dal nostro drone e ci darà la possibilità di collegarci. Quindi selezioniamo Holyston. A questo punto possiamo aprire l'applicazione che si scarica direttamente dallo store del vostro dispositivo, quindi Android o Apple. Quindi una volta aperta l'applicazione Holyston ci permetterà di volare. L'applicazione effettivamente non è base, però in base al drone che utilizzerete effettivamente cambia funzioni, quindi troverete delle funzioni che con gli altri droni hanno senso e con questo invece no, però c'è molto riflesso, quindi non riuscite a vedere adesso quello che il drone sta inquadrando. Quindi provo a mettermi in questo modo, allora forse così riuscite a vedere, perfetto, ok. Questa è la ripresa che sta facendo il drone che ho fra le mani e poi dai comandi dell'applicazione ci permette di fare eventualmente video, foto, eccetera. Ovviamente, come tutti i radiocomandi, abbiamo la possibilità innanzitutto di inserire lo smartphone, come in questo caso, sulla parte alta e ovviamente di decidere anche la quota e la direzione di volo. Per poterlo collegare al drone bisognerà premere verso l'alto, poi verso il basso, in questo caso sarà già collegato al drone, dopodiché dobbiamo abbassare i due joystick entrambi verso sinistra. In questo modo lo avremo calibrato in modo da poter volare in modo corretto senza avere voli, diciamo, incontrollabili. E ora per magia ci siamo teletrasportati in interno, perché voglio farvi vedere anche la confezione, la valigetta e la possibilità di muovere anche la telecamera, quindi inquadrare in alto o in basso. Quindi questa è la scatola con l'illustrazione del prodotto HS440, la possibilità di fare foto e video in HD e poi ha qualche funzione, tipo per esempio la possibilità di eseguire delle riprese circolari, eccetera. Questo è il telecomando, quindi vi faccio vedere anche la telecamera. Allora, da questa rotellina possiamo anche spostare l'inquadratura. Se io sollevo la rotellina, la telecamera si alza, se io abbasso la rotellina la telecamera si abbassa. Quindi anche se le foto e i video sicuramente non sono di alta qualità, ma sono semplicemente un accessorio che ci permette di portare a casa dei ricordi mentre stiamo pilotando il nostro drone. Quindi niente di che, però ci danno la possibilità di abituarci, quindi nel passare poi a droni più evoluti, anche con la possibilità appunto di regolare l'inquadratura e non avere l'inquadratura fissa come alcuni droni. Poi da qua possiamo anche decidere se avere un'alta o una bassa velocità, proprio nel caso in cui, non essendo esperti, non ci sentiamo sicuri con le velocità più alte, quindi lo spostiamo in questo modo. Abbiamo un beep che ci conferma la bassa velocità e da questa parte due beep che ci confermano la velocità più alta. Poi abbiamo il tasto per decidere di fare foto e video e le altre funzioni, tra cui il volo senza testa, eccetera. Questo è il tasto per atterraggio e decollo. In basso abbiamo delle pile non ricaricabili, quindi possiamo utilizzare 3 pile mini stilo, e questa invece è la valigetta. Quindi all'interno troviamo un manuale di istruzioni, troviamo anche delle eliche di ricambio, troviamo pure questa rapida guida EASA
con tutte le informazioni che servono per capire insomma quanto si può pilotare, dove si può pilotare, cosa stare attenti, eccetera. Assieme all'elica viene dato anche questo piccolo cacciavite per facilitarci nel montaggio e nello smontaggio, e questa è la seconda batteria di scorta, la 3,8 volt da 1900 mAh. Per poter aprire e chiudere i braccetti del drone basterà semplicemente portare indietro i braccetti anteriori, dopodiché quelli posteriori, altrimenti non riusciremo ad aprirli. Se facciamo infatti la manovra opposta, come vedete, vanno ad urtare, quindi i primi da chiudere devono essere assolutamente quelli anteriori, i primi da aprire devono essere quelli posteriori. All'interno della confezione troviamo anche i caricabatterie, sono due, uno per ogni batteria, quindi potremo caricarle anche contemporaneamente. Come vedete sulla parte alta abbiamo questa freccetta che ci indica che deve scorrere in avanti, posizionata in questo modo. Sulla batteria abbiamo questi contatti che combaceranno con quelli appunto del caricabatterie. Una volta premuto abbiamo la possibilità di inserire questo spinotto nel caricabatterie USB. Va bene anche un caricabatterie di un cellulare. All'interno abbiamo anche un LED che cambierà colore. In questo caso sarà di colore rosso perché la batteria è scarica e la sta ricaricando, ma al raggiungimento del livello massimo di carica, come questa batteria che dovrebbe essere carica al 100%, il LED sarà di colore verde. Quindi in questo caso, come vedete, mi indica che la batteria è carica al 100%. Ragazzi, questo drone effettivamente ci permette, grazie appunto alla sua cifra economica, grazie al fatto che non richieda particolari patentini, eccetera, di poter fare esperienza, poter imparare a utilizzare un drone e dopodiché eventualmente passare ad altri droni, perché anche Holystone per esempio produce dei droni, e vi lascerò anche alcuni link agli altri prodotti della Holystone che appunto hanno prestazioni superiori. Questo è un drone per giocare, un drone per divertirsi, che ci permette appunto di fare esperienza. Detto questo, io adesso vi inserirò le riprese di alcuni voli e allora siamo pronti quindi a fare il primo decollo. Vediamo come si comporta questo piccolo drone. Avviamo anche la registrazione. Ok, quindi armiamo i motori e andiamo con il primo volo. Ok, il volo sembra stabile anche se ho perso la connessione con lo smartphone. Allora, i joystick sono un po' troppo sensibili e scattosi. In questa inquadratura ovviamente abbiamo il sole di fronte, quindi non si vede proprio benissimo, però dai, come drone sembra divertente.
Proviamo a fare pure un paio di foto. Ok, foto scattata, siamo fatti un selfie, siamo un pochettino più da vicino. Vai a terra che oggi abbiamo finito. Detto questo, quindi non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.